Se fai fare covate tutto l'anno, stai solo rovinando i tuoi animali. Oggi parliamo di una cosa che farà arrabbiare tanti, ma è uno dei motivi principali per cui molti non riescono a riprodurre bene. Perché il problema non è che non si riproducono, ma che vengono spinti troppo. Molti fanno covata su covata, 3, 4, 5, alcuni addirittura tutto l'anno, perché pensano, più faccio, più ottengo. Ma non funziona così. Il punto è che confondono produzione con qualità e in questo modo si hanno animali più stressati, pulli più deboli, genitori che ad ogni covata calano e problemi che aumentano con le covate successive. Tanti mi scrivono: io lascio il nido tutto l'anno e loro continuano a fare, anche perché non riesco a fermarli. Questo non è un bene, soprattutto per i pappagalli, perché con i canarini dopo un po' le covate finiscono, anche se conosco persone che fanno 4-5 covate perché si fanno prendere dalla mano e quindi non smettono più. Io per esempio con i canarini faccio 2 covate. Se comincio presto e qualche coppia ha iniziato prima, posso fare la terza covata su alcune coppie, ma dopo 2 sono già stressati, sono già stanchi, soprattutto la femmina. Con i pappagalli non faccio più di 2 covate, per 2 motivi. Uno, per lo stesso motivo dei canarini, perché dopo 2 covate gli animali sono stanchi. Dopo 2 covate non avete più dei soggetti che si riproducono bene. Magari fate la terza covata e avete un pullo, 2 pulli, magari poi non li danno neanche da mangiare, poi muoiono perché sono stanchi. E il secondo motivo è perché se vuoi fare la covata di settembre, che tra l'altro io non la faccio più perché allevo all'esterno e quindi ho già spiegato in altri video che la covata autunnale all'esterno li fa i piccoli, ma nel momento che i piccoli lasciano il nido, fuori fa freddo e quindi rischiano di morire. E soprattutto bisogna avere la luce artificiale, perché altrimenti vengono imbeccati meno e crescono più lentamente. E tante volte quando crescono lentamente, poi i genitori li piantano lì, li abbandonano. Perciò se vuoi anche fare la covata autunnale, quella che io chiamo di settembre perché metto il nido a settembre e ad agosto comincio a prepararli, è chiaro che più di 2 covate primaverile non ce la si fa, perché non si ha il tempo di fermarli, non si ha il tempo di prepararli per poi introdurre il nuovo nido. Perché chi fa fare covate tutto l'anno pensando al benessere dei propri animali, ma così non è, quello non si chiama allevamento, è solo un accumulare di covate spesso incomplete. Quindi io, quando finisco le covate, tolgo i nidi. Lo so già che nei commenti scriverete: ma io lo lascio tutto l'anno, lo lascio come riparo. Ma il nido non è un riparo. Il nido è uno stimolo, è una stimolazione continua, stimolo che non si spegne da solo. Se tu lasci il nido, stai dicendo al tuo animale: continua. E poi succede sempre la stessa cosa. Coppie che si stancano, pulli che muoiono, uova chiare, genitori che non allevano più bene. E poi la frase che sento sempre: non capisco dove sto sbagliando. La differenza sta tutta qui. C'è chi fa nascere o prova a far nascere tanto senza controllo e chi decide quando fermarsi. Fermarsi fa parte dell'allevamento, non è perdere tempo. Perché lo dico in tutti i video, anche nell'ultimo che ho fatto, bisogna puntare alla qualità, non tanto alla quantità, perché la quantità poi non è che arriva così, arriva con coppie selezionate, con coppie che stanno bene. Non è che tutti gli anni dobbiamo cambiare le coppie. Nei pappagalli io ho coppie da diversi anni che si comportano bene, che conosco e che so
che fanno quel numero di piccoli. Se li facessi fare covate tutto l'anno, ne farei meno, perché non ne farebbero 4, 5, 6 pulli tutti in un nido. Me ne farebbero pochi, me ne farebbero di meno. Quindi alla fine lasciare il nido sempre o fare più covate del dovuto non è che se ne fanno di più. Alla fine se ne fanno o uguale o addirittura di meno. E questo vale anche per i canarini. Questa mattina ero qui in allevamento con un amico che alleva, dove già stava pensando, bah, il tempo non è bellissimo, hanno iniziato più tardi, ma io quasi quasi allungo la stagione. Io cercavo di fargli capire, ma guarda che più di 2 covate, al limite se ti sono cominciati presto, puoi farli fare la terza covata ad alcune coppie, ma poi basta, perché poi vai troppo oltre. Oggi vedi che magari è brutto, ma domani magari ci sono 25 gradi. Non si può andare alla fortuna. Quindi anche con i canarini magari qualcuno ha iniziato dopo e dice vabbè adesso recupero un pochino. Beh certo, se hanno iniziato dopo magari possiamo arrivare fino alla metà di giugno invece che fermarsi a fine maggio. Però non si può andare fino al mese di agosto se li fanno, perché così è ammazzare i propri animali. Veramente nelle covate non solo la femmina, anche il maschio si stancano, usano tanta energia. Quindi abusare di questa energia poi vuol dire farli diventare deboli, farli ammalare e a volte anche farli morire. Tanti mi scrivono: ho la canarina che ha fatto le uova, ma la vedo affaticata, ho paura, cosa può essere successo? Una cosa può essere questa, che hai fatto troppe covate. Poi parlando e scambiando 2 chiacchiere ho scoperto che era la 4ª covata. Quindi 4ª covata nel mese di maggio, vuol dire che questa canarina è da quest'inverno, poverina, che sta covando. Basta, bisogna fermarla. Semmai si inizia nel momento giusto. Coppie formate oggi non si mettono in cova quest'anno. Hanno bisogno di adattarsi al nuovo ambiente, alla nuova alimentazione. Hanno bisogno, come dico sempre, di una preparazione alla cova. Magari l'ha fatta l'altro allevatore, ma se te la sta dando oggi, pensa, magari non è una coppia così proprio bella, perché altrimenti se la tiene in questo momento che siamo proprio nel mezzo della stagione, direi quasi alla fine, perché io ho tutte le canarine in seconda covata, ho tutti i pappagalli in seconda covata. Appena finiscono questa covata tolgo tutti i nidi e penseremo presto al periodo della muta, che è un periodo delicato che altri trascurano, dove ne parlerò nei video quando sarà il momento di parlarne, ed è un altro periodo di forte stress per gli animali. Nei commenti, per esempio, tante persone hanno messo in cova degli animali che sono chiaramente in muta, perché dopo la riproduzione normalmente vanno in muta. Se sono in muta è inutile mettere il nido, perché non fanno niente, è soltanto un accessorio di bellezza. Ripeto, per i pappagalli il nido non è un riparo. Io allevo all'esterno, in inverno non ci sono i nidi e non succede niente. Non è che muoiono o hanno freddo. Gli animali vanno nel nido per riprodursi. Lo so che questo punto non sarà condiviso da tante persone, perché questa cosa l'avevo già detta l'inverno scorso e qualcuno sosteneva il contrario. Io lascio ognuno nelle proprie condizioni, non voglio convincere nessuno, ma se vuoi riprodurre bene, togli il nido quando non è la stagione. Se vuoi animali forti, costanti e che ti diano dei risultati, non puoi trattarli come macchine, vanno rispettati i loro tempi. E ora sono curioso, tu togli il nido o lo lasci tutto l'anno? Se questo video ti è stato utile, mettimi un like e iscriviti adesso al canale. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!